Milan Skriniar, che succede? Rinnovo, deadline, voci, slittano gli incontri, smentite, i media ci bombardano giorno dopo giorno, una situazione ancora tutta in bilico, tutta da decifrare e oggi devo dire la discussione si è particolarmente infiammata. Anche nel club di Passione Inter ne abbiamo molto discusso, ci siamo confrontati con la nostra community e devo dire che poi anche in giro ho visto che c'è una notevole spaccatura poi nella critica che viene rivolta a una parte, all'altra e non solo in questa lunga telenovela che va avanti da tanto tempo. Voglio dirvi la mia opinione con una posizione che molto probabilmente andrà controcorrente, quindi vi aspetto poi nei commenti per confrontarci insieme su questo tema e anche su altre notizie legate a dei rinnovi di contratto di cui parleremo poi alla fine di questo episodio. Prima però, amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo contenuto di oggi. Vi chiedo, se ancora non l'avete fatto, di lasciarci subito un bel mi piace e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti. Potete attivare anche la campanella e così ci sostenete e continuate a far crescere il nostro progetto. Oggi parliamo di Milan Screener perché uno dei quotidiani più importanti, la Gazzetta dello Sport in particolare, ha lanciato oggi una notizia che getta del pessimismo, getta nuove ombre sul rinnovo di Milan Skriniar e c'è un'ulteriore spinta quindi verso un probabile addio a parametro zero al termine di questa stagione. In particolare questo pessimismo della Gazzetta deriva dal fatto che non sarebbe arrivata in queste ore la risposta che sempre secondo la stessa Gazzetta dello Sport sarebbe potuta arrivare oggi. Quindi la Gazzetta scrive che oggi si sarebbe potuto tenere un incontro decisivo, poi che non si è tenuto e dunque che si allontana. Hanno fatto un po' tutto loro, diciamo così. Così come mediaticamente anche devo dire c'è stato veramente un martellamento molto intenso nell'ultimo periodo tra deadline, date, rinvii, nuovi incontri e questo secondo me ha aggiunto molta pressione e ha anche un po' sviato tanti tifosi. Per cui, prima cosa, facciamo sempre bene attenzione a tutto quello che leggiamo, tutto quello che sentiamo e dobbiamo essere ben consapevoli che questo bombardamento aumenta l'ansia, l'attesa e quindi poi questo secondo me condiziona anche il modo in cui recepiamo e commentiamo le notizie. Notizie che ad oggi su Skriniar sono sempre le stesse. L'Inter ha formulato una propria offerta in linea con l'ingaggio dei calciatori più pagati in rosa. Skriniar ha questa offerta sul tavolo da un po' e non ha ancora dato la sua risposta all'Inter. Il PSG rimane sempre fortemente interessato in prima fila rispetto ad altri importanti club che comunque si sono mossi, non c'è però a quanto pare una trattativa ancora chiusa con i francesi, quindi rimane l'Inter in questo momento la priorità. Il resto per ora sono appunto voci e un confronto interno tra i tifosi dove devo dire gran parte della tifoseria si divide in quelle che possiamo definire due fazioni, perché come in ogni cosa è abbastanza comune e normale il voler trovare il colpevole di una situazione comunque spiacevole da qualsiasi punto di vista la si guardi. Il sentore che ho io in generale, non nella community di Passione Inter, ma proprio in generale, è che in gran parte la critica sia rivolta in questo caso alla dirigenza e sia quindi un'altra occasione per poter portare un attacco a dirigenti e proprietà che sono un po' sempre al centro della discussione in quest'ultimo anno e mezzo. C'è però, da quello che vedo e leggo, anche un'altra fazione opposta che invece si sente delusa da Skriniar perché vorrebbero una risposta chiara in tempi brevi. Prima domanda che vi faccio quindi è: dove vi state posizionando un po' voi dal vostro punto di vista su questo tema in questo momento? Scrivetemelo nei commenti. Io vi dico intanto la mia. E dobbiamo partire da un presupposto fondamentale, ovvero dobbiamo renderci conto tutti quanti che oggi non abbiamo ancora tutti gli elementi a disposizione per poter, forse non li avremo mai, tutti gli elementi a disposizione per poter veramente decretare un unico colpevole, anche perché non è detto che ci debba essere per forza un colpevole. Quindi partiamo già dal renderci conto che bisogna ragionare ad un livello differente. Detto questo, in questa telenovela vedo da parte della dirigenza, partiamo da qui, una gestione del caso Skriniar sicuramente rivedibile. Già arrivare all'ultimo anno di contratto con un giocatore così importante è grave e sicuramente in controtendenza rispetto al recente passato. Molto spesso vi ho detto come prima di Brozovic, Perisic e appunto Skriniar, quindi prima dell'ultimo anno e mezzo, l'Inter difficilmente si trovava a gestire delle situazioni così spinose di giocatori così importanti in scadenza di contratto. C'era più un lavoro preventivo che veniva fatto. Su questo possiamo dare magari l'attenuante della pandemia, dei piani societari che sicuramente hanno fatto cambiare anche la pianificazione a livello tecnico e quindi
e anche a livello generale, devo dire, di mercato europeo e non solo, c'è stato un cambiamento importante nel modo in cui anche i giocatori vanno più spesso in scadenza. Detto questo, per come vedo io la cosa da fuori e per quelli che sono anche gli spifferi un po' che abbiamo percepito, la dirigenza secondo me può aver peccato anche un po' in eccesso di sicurezza, diciamo. Prima nel fatto che, hanno avuto secondo me troppa sicurezza nel pensare di poter ottenere la cifra che volevano per vendere Skriniar e sostituirlo subito con Bremer. Si respirava un po' troppa sicurezza secondo me su questo, come anche su Dybala tra le altre cose, e quindi è forse un altro errore che è stato commesso. Poi si è percepita secondo me forse anche fin troppa sicurezza nel fatto che una volta tolto dal mercato Skriniar avrebbe rinnovato poi subito il proprio contratto. Lato giocatore devo dire che magari questo trattamento da parte dell'Inter può non essere stato gradito o almeno può aver fatto incrinare qualcosa nel rapporto d'amore che c'è stato in questi anni. Skriniar ai suoi occhi e a quelli di molti tifosi, tra cui mi ci metto anch'io, ha meritato secondo me, di dover essere considerato un elemento a parte rispetto a tanti altri big della rosa. Il fatto che l'Inter abbia comunque fissato un prezzo per trattare col PSG e le famose parole sul difensore più facile da sostituire rispetto ad un attaccante, magari ecco, non dico che hanno indispettito Skriniar, potrebbero, ma non dico che lo hanno indispettito, di certo però potrebbero avergli fatto guardare con meno riluttanza, lo dico tra molte virgolette, ad una proposta del PSG che non è pareggiabile dall'Inter. Forse anche qui l'Inter ha un pochettino sottovalutato l'insidia PSG da questo punto di vista. E per quanto puoi essere interista legato all'Inter e a Milano, un'offerta così ricca da un club così importante, comunque con un progetto così ambizioso, è difficile rimanere indifferenti, parliamoci chiaro. Qualcosa quindi, magari, in vista anche di come l'Inter lo stava trattando così e in vista di questa offerta sul tavolo da parte del PSG, qualcosa nella sua certezza granitica di volere l'Inter può essersi a quel punto inceppata, pur non forzando la mano poi in estate per dare l'addio. Francamente lo capirei, pur rimanendo anch'io un po' infastidito, devo dirlo, devo ammetterlo, da questa lunga attesa, perché comunque poi l'Inter, dobbiamo dire anche questo, il suo sforzo l'ha fatto. Secondo me in pochi stanno veramente sottolineando che comunque l'Inter non ha venduto al ribasso la scorsa estate, non è una cosa banale. Adesso si rischia un po' la figuraccia, si rischia di perdere tanti soldi, ma l'Inter in estate ha deciso, nonostante i tanti problemi, di non vendere sotto a quello che riteneva essere il prezzo giusto per la cessione di Skriniar e ha deciso di prendersi questo rischio per non indebolire la rosa e quindi, pur assumendosi il rischio, comunque hanno detto rischiamo di perdere questo giocatore a zero pur di rimanere competitivi quest'anno. Ha messo dall'altro lato un'offerta sul piatto per il rinnovo del contratto molto importante, oltre 6,5 milioni di euro all'anno, che sono veramente tanti soldi, e si è presa anche un rischio economico non da poco per l'Inter, perché in Europa sinceramente non so quanti difensori percepiscano un ingaggio, così alto, non so quanti difensori guadagnano così tanto. E l'Inter gli fa questo contratto, se poi Skriniar non torna quello che conosciamo o se non rende più come prima, se si fa male come è accaduto anche ad altri giocatori importanti che hanno appena ricevuto un ingaggio importante dall'Inter, ci possiamo permettere poi un difensore così costoso in generale, visto i bilanci attuali? Sono cose che secondo me non vengono sottolineate abbastanza. Detto questo, io continuo a sperare che Skriniar rinnovi, anche se ovviamente ogni giorno che passa aumenta la sensazione che si possa consumare un addio in stile Perisic, magari annunciato un po' più in là per non destabilizzare un po' lo spogliatoio. E parallelamente penso che l'Inter abbia già in mano un sostituto che ritengono all'altezza, anche se ovviamente sulla carta non potrà essere forte quanto Skriniar, dovrà poi dimostrarlo e crescere all'Inter. Da tutto questo concludo quindi con un messaggio un po' per tutti. Mai più casi Skriniar, avevo scritto nel titolo. Appunto io spero che tutti ne possano trarre un insegnamento da questa vicenda. Da un lato i dirigenti nel tornare a programmare per tempo le manovre di mercato e quindi mi aspetto che si entri prestissimo, già da subito, nel vivo delle discussioni con Cialanoglu e Bastoni, visto che sono in scadenza nel 2024, altrimenti in estate bisogna prevedere di venderli al giusto prezzo per evitare appunto nuove vicende Skriniar che ci stanno facendo piuttosto male. Dall'altro lato anche i tifosi, devo dire, tra cui anch'io, ecco, molti in estate si sono trincerati dietro a Skriniar, non si tocca, non va venduto a nessun prezzo, e invece vedo che col senno di poi oggi in tanti dicono che a 50, quei 50 milioni circa che il PSG offriva, andava venduto Skriniar.
teniamolo a mente in vista anche del prossimo mercato. Oggi l'Inter e la Serie A, siamo tutti ad un livello intermedio dove non possiamo competere economicamente con quelle che sono le superpotenze del calcio europeo. Quindi dobbiamo pensare purtroppo che ognuno ha un prezzo e oppure ecco, si rischia di vivere un altro caso Skriniar che ci sta letteralmente sfinendo e non lo meritiamo noi, non lo merita l'Inter, non lo merita nemmeno Skriniar a cui eventualmente dovesse andar via augurerò comunque il meglio, ricordandogli però anche che, tanti andando via si sono poi pentiti, quindi attenzione. Detto questo poi il motto lo abbiamo sempre detto, non conta tanto chi vendi, ma come poi lo sostituisci. Si possono fare buone cose anche sostituendo dei giocatori che possono sembrare insostituibili. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi su tutta questa vicenda Skriniar, dove vi posizionate anche un po' con la vostra, opinione. Aspetto i vostri commenti e poi vi leggo, se volete potete venire anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club dove ne parleremo, abbondantemente e toccheremo anche altri temi con la community di chi sostiene il progetto Passione Inter, quindi se volete sostenerci e chiacchierare con noi ci trovate su passioneinter.club. Prima di salutarvi vi lascio in descrizione un approfondimento in podcast per chi ci ascolta in podcast molto interessante del nostro Simone Frizza, vi basta cliccare nel link in descrizione. Per chi ci segue da YouTube ve lo lascio invece cliccabile qui.